Qui a Roma ci sono tante leggende che ancora oggi funzionano, che ancora oggi la gente crede. In questa via dove siamo adesso ci sono ben 3 luoghi con 3 leggende diverse che durano negli anni. Io oggi ve ne racconto solamente 3, ve ne accenno una quarta, poi se volete altri video sulle leggende mi scrivete leggende nei commenti in modo tale che così ve posso fare gli altri. Siccome Roma è piena di leggende, almeno le raccontiamo. Siete indecisi su quali barrette ordinare? Problema risolto. Qui ce ne sono 2 pezzi per ogni gusto, perciò con un solo ordine vi portate tutti i gusti a casa, le provate e variate. C'hai sempre fame, non ti riesci a regolare, un aiuto c'è. Glucomannano, 2 capsule prima dei pasti con abbondante acqua e ti dà senso di sazietà. Tutto in maniera naturale, mangi di meno, so fibre, vai al bagno più spesso e stai meglio. Questo è il primo luogo che vi voglio mostrare e qui nella Basilica di Santa Maria in Cosmedin, questa piazza che ha il nome del monumento che sta qui dentro, che si chiama Piazza della Bocca della Verità, troviamo la prima leggenda romana, la Bocca della Verità. Che cos'è la Bocca della Verità? Raccontiamo un attimo che dal 1632 qui dentro è presente un faccione grosso, 1,80 m di diametro, che raffigura chi dice Zeus, chi dice il dio Poseidone, chi dice il dio Fauno, praticamente comunque una divinità che in particolare nasceva ancora prima che essere la Bocca della Verità qui come tombino della suburra romana. Questo tombino si trovava nella suburra romana che era più bassa rispetto al Tevere e quando si allagava il viso di questo dio marittimo ringhiottiva l'acqua, perciò era di buon auspicio per gli abitanti della suburra, perché altrimenti temevano che ci fosse un allagamento. Invece questa figura, questo faccione che aveva poi nella bocca e negli occhi, in particolare nella bocca, lo sfiato del tombino, risucchiava l'acqua e dava l'idea di protezione. Questo tombino ha fatto un po' un giro dappertutto, l'hanno rotto, l'hanno scassato, per tanti anni, prima del 1632 è stato qui fuori e poi successivamente è stato collocato qui all'interno del corridoio di questa basilica. La leggenda della Bocca della Verità risale al 1485, in epoca medievale, quando veniva utilizzata e non era ancora posizionata qui dentro ma era posizionata fuori per fare un test di chi diceva la verità. Si credeva che questa bocca avesse il potere di tagliare la mano a chiunque mettendola dentro non dicesse la verità. Veniva utilizzato spessissimo dai mariti per controllare se erano stati traditi, chiedendo alla moglie che mai tradito, se gli veniva mozzata la mano automaticamente quella lì certificava il tradimento della moglie. Tanto probabilmente c'è legato qualcuno che stando dietro a questa bocca nella parte posteriore magari mozzava per davvero la mano a qualcuno avendo deciso magari chi erano le vittime, perciò se c'era uno che stava antipatico gli volevano fare la prova della verità ma sapevano già che aveva mentito, come volere divino gli facevano praticamente fare sta prova e gli mozzavano la mano, che era un'usanza barbara però funzionava. Oggi la Bocca della Verità sta qui, è un'attrazione turistica, c'è la fila per entrare come potete vedere. Qui la Basilica di Santa Maria in Cosmedin ci fa pure i soldi perché ogni offerta per una foto e per il giro interno permette praticamente di farsi la foto che mettete la mano dentro e ve la riportate al paese vostro dicendo ah io ho provato e sono una persona pura, onesta, ho messo a mano, non me l'ha mozzata. E la leggenda dura ancora oggi proprio per questo motivo, perché tanta gente ha ancora il timore mette la mano dentro, vuoi anche un po' il senso di suggestione, vuoi il freddo marmo che te ci metti la mano dentro, un po' t'hanno spaventato, un po' la paura che qualcosa te la mozzi, un po' senti sto freddo marmo, specie in estate, dici ma qua che mi stanno per mozzare la mano. Facilissima da raggiungere, un pochettino sfigata perché non c'ha manco il marciapiede, questa è una cosa da far notare, e da qui poi continuando andiamo alla seconda leggenda. Qui andiamo verso la seconda leggenda. Qui si tratta di una parte importantissima di Roma. Da qui inizia il Campidoglio. La parte bella è proprio questa, che come vi muovete è museo a cielo aperto. Passate sotto le rovine gratis, girate sotto le rovine gratis. Da qui c'è prima la parte di Monte Caprino, anche quello famoso perché succedevano fino a qualche anno fa
un sacco di cose, poi l'hanno chiuso, lo stanno ancora restaurando. E poi dopo Monte Caprino c'è la parte della lupa romana. La lupa romana è una figura molto importante di cui vi racconterò oggi, perché era una vera lupa. Qui camminando sotto al Campidoglio, dall'altra parte vediamo il teatro di Marcello, che è sempre carino visitare, uno perché è gratuito, almeno girarci intorno, due perché è un bel collegamento che porta pure al ghetto, e tre perché ha questa particolarità che molti lo scambiano per Colosseo, e infatti alcuni turisti lo chiamano il fake Colosseo perché lo vedono in questo modo, potrebbero sembrare gli archi del Colosseo. A Roma, se siete stanchi e non ci sono le panchine, vi potete sedere su una colonna antica che sta qua a uso e consumo da chi se vuole mettere seduto, mangiasse un'arancia, sgusciasse una nocciolina e fumasse una sigaretta. Siamo arrivati esattamente alla seconda leggenda di oggi. Qui sotto la rupe capitolina, dove c'è il Campidoglio, c'era la famosa lupa. La lupa era il simbolo di Roma. Cosa venne in mente al sindaco? Il sindaco Pietro Venturi nel 1872 decise di prendere una vera lupa e fargli rappresentare Roma. In pratica questa era la gabbia principale della lupa e permetteva praticamente alla stessa lupa di stare in uno spazio più grande, e aveva il custode qui vicino, aveva proprio un custode dedicato. In realtà, anche se era il 1872 e gli anni a venire, cosa successe? Che praticamente c'erano già persone che non erano d'accordo sul fatto che una lupa stesse tra la scalinata e qui, in base al periodo, dentro una gabbia praticamente da sola, agitata e alcune volte spaventata, con tutti i turisti che la venivano a vedere. Perciò ci furono momenti in cui, tra una morte e l'altra delle varie lupe, perché la lupa non è che viveva così tanto, c'era prima lo spostamento nell'altra gabbia, poi la portavano al giardino zoologico, poi a un certo punto fecero un ultimo tentativo, misero anche un lupo maschio insieme alla lupa femmina, proprio per far sì che vivesse più tranquillamente e magari facessero i cuccioli. Purtroppo neanche questa cosa ha funzionato. Alla fine di tutto questo si decise di togliere la lupa. Ancora prima della lupa qui c'era anche la leggenda del leone. Se ne parla già dal 1400, perché ancora prima, in quel periodo, che si narra che ai tempi degli imperatori romani si teneva il leone qui sotto e sopra, dalla rupe capitolina, venivano gettati i traditori. E quando il traditore veniva lanciato dalla rupe e cadeva, era già morto. Il leone che faceva? Era il pasto del leone. Era un po' straziante come idea, perché al di là che questo era morto, non c'era neanche diritto di sepoltura, perché il leone poi piano piano se lo sbranava. Qui arriviamo dove si trovava la seconda gabbia, perché era una scelta alternata. Qui c'era la gabbia, quella un po' più a vista, più piccola, più problematica. Infatti molto spesso in questa gabbia qui la lupa era agitata, perché era una gabbia piccola, perché non aveva riparo dal sole o ce n'aveva pochissima, erano solo le piante, e invece dall'altra parte era più profonda la gabbia e permetteva un maggior riparo. Per quello, anche quando la lupa stava qua, si diceva che Roma passava un brutto periodo, semplicemente perché qui la lupa era sempre agitata, e c'era il famoso detto "me pare a lupa de Roma", perché in quel momento era agitata. Invece quando stava dall'altra parte, che la lupa era nascosta, stava dentro, era un periodo tranquillo, secondo i romani, perché non la vedevi, perciò secondo loro si riposava, non aveva nulla da temere. C'è da dire l'ultima cosa sulla lupa. La lupa simbolo di Roma, la lupa era messa qua e tutto quanto, ma c'è anche una versione, chiamiamola brutta, della lupa, perché è associata alle prostitute. Era anche il simbolo delle prostitute, infatti non a caso i postriboli venivano chiamati lupatari, lì dove andavi con le donne, con le famose lupe. Infatti c'erano le famose lupe di Roma, che erano le prostitute quelle più anziane, la vecchia lupa eccetera. Lupa, prostituta, bordelli, postriboli eccetera, che erano tutt'uno, in contrasto con la figura invece della lupa romana, che era simbolo di quella lupa che aveva allevato i due principali fondatori di Roma, Romolo e Remo, che rimasti senza la mamma erano stati allattati da questa lupa, che poi è ancora lo stemma del Campidoglio. Terza e ultima leggenda di oggi
Questa è la scalinata dell'Araceli, una delle scalinate più faticose e più ripide di Roma, ma non è qui la leggenda, sono oltre 200 scalini che i turisti si vengano a fare volentieri, che i turisti utilizzano anche come zona panoramica per prendere il sole, perché qua nessuno vi dice niente, ma quello che c'è dentro alla Basilica dell'Araceli, che è il famoso Bambinello d'Oro. Qual è la leggenda relativa al Bambinello d'Oro? Che praticamente riesca ad esaudire dei desideri, dei miracoli, a salvare i malati semplicemente grazie a una supplica, semplicemente grazie anche a un bigliettino, perché non è detto che tu debba venire qua ma puoi portare un bigliettino. Ai tempi si diceva che in base al colore delle labbra il Bambinello d'Oro poteva aver esaudito o no la tua supplica. Se erano rosse l'aveva accettata, se erano bianche non l'aveva accettata. Ma qual è l'origine di questo Bambinello d'Oro? Da dove viene? Praticamente una statuetta in legno di circa 60 cm che risale al XV secolo ed è stata intagliata a mano da un frate che ha preso un pezzo d'ulivo dal famoso orto dei Getsemani. Cosa c'era in quest'orto? Era il famoso orto dove Gesù si era rifugiato la sera in cui è stato tradito da Giuda, poi successivamente venne crocifisso. Con questo pezzo di legno lui iniziò a intagliarlo, ma a una certa ora non riusciva a portarlo avanti. Cosa fece? Prima di mettersi a dormire pregò dicendo: aiutami tu, dammi l'ispirazione per fare questo Bambinello d'Oro. Il giorno dopo si svegliò e la statua era già tutta intagliata e colorata, tra l'altro, perché oltre a intagliarla l'ha anche colorata. Per farlo diventare d'oro sono state applicate dei fogli di oro purissimo in modo tale da ricoprire tutto quanto la statua del Bambinello d'Oro, e successivamente tutti gli ex voti, perciò catene, gemme, tutto quello che era prezioso, venivano donati a questa statuetta perché aveva accolto le suppliche. Quello che poi veniva accolto come supplica era semplicemente la guarigione da una malattia. Infatti il Bambino d'Oro, siccome è collegato a molti malati che non potevano muoversi o che non stavano a Roma, nel caso in cui fossero in tutto il mondo, la cosa più semplice è mandare un bigliettino. Ancora arrivano adesso, è pieno di bigliettini. Questi bigliettini chiusi arrivano qui all'indirizzo del Bambino d'Oro, quando li ricevono ogni tot tempo vengono bruciati in modo tale che il desiderio possa essere esaudito. Perché non vengono aperti? Perché non si deve interrompere la comunicazione tra il bambinello e l'infermo. Nei casi più gravi, dove c'erano gli infermi che non potevano muoversi, veniva mandato proprio attraverso un'auto cardinalizia direttamente nel luogo della persona che era in gravissime condizioni e si dava un'altissima priorità. Infatti si narra che anche durante il periodo del fascio, mentre il duce teneva un discorso a Piazza del Popolo, l'auto cardinalizia che stava passando venne fermata dai soldati e questo portò praticamente l'individuazione del fatto che era l'auto col Bambino d'Oro, e tutti i soldati si scansarono e lo fecero passare perché ovviamente aveva priorità massima più che sullo stesso discorso del duce. Una piccola statua coperta d'oro, coperta di brillanti, di tutta quella parte di gioielli ex voto che erano stati dati, sicuramente faceva gola a tantissime persone, ma in particolare pare che non facesse gola per l'oro e per i brillanti, ma proprio per le proprietà che aveva. Infatti nel XVIII secolo pare che una signora, decisa ad averlo in casa perché sapeva che sarebbe stata curata da questo bambino in caso in cui si fosse ammalato qualsiasi suo parente, la trafugò e la portò a casa. La leggenda narra però che allo scoccare della mezzanotte iniziarono a suonare tutte le campane della città e la statuetta tornò direttamente nella chiesa dove stava. E la seconda volta che invece è stato trafugato è stata la volta definitiva, perché non è stato più ritrovato. Ovviamente anche in quel caso si dice che è stato trafugato per le sue proprietà taumaturgiche e non per la parte relativa a oro, gioielli e diamanti, e da quel momento, nonostante si siano mobilitati tutti, compresa la criminalità organizzata, per farlo ritornare a destinazione, perché era un simbolo per tutte le persone ammalate e può capitare a chiunque di ammalarsi o che un proprio caro si ammali, era volontà di tutti che il bambinello tornasse a destinazione. In realtà si dice anche che quello che è stato trafugato nel 94 era già una copia, perché l'originale si trova in una chiesa vicino Cassino. Adesso questa cosa non è stata certificata, ma fa sempre parte delle leggende, perciò il vero bambinello c'è ancora. Questo che rappresenta il bambinello comunque dicono che funzioni tutte le
suppliche che trovate lì e che trovate a centinaia se non a migliaia tutti i giorni continuano ad arrivare, perché si crede nel bambinello d'oro. Spero che vi siano piaciute queste leggende. Se ne volete altre, come ho detto, scrivete leggende. Se non vi sono piaciute, scrivete non mi sono piaciute, oppure scrivete schifo. Può anche essere che non vi siano piaciute, anche perché uno dice ma a me che me frega, io sono de Pordenone, che me frega delle leggende di Roma. A Roma non ci verrò mai perché c'è la stazione Termini che fa schifo, a sto punto me ne sto a casa mia. Detto questo, scrivetemi nei commenti sia se le volete sia che non le vogliate. Detto ciò, vi saluto, ciao! E questa è la famosa porta degli Argentari, e la leggenda chissà che cosa narra, perché è veramente antica. Considerate solo due cose: risale all'impero romano e alcuni nomi e alcune immagini sono state rimosse da questa porta. Ma la particolarità non è quella dei nomi, di chi l'ha fatta, eccetera eccetera, e essendo adesso una parte coperta, perché in realtà è più lungo di 1,5 metri questa porta, c'è una leggenda che si narra relativamente al fatto di quello che c'è sotto a questa porta.